Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Scusate la voce di a tavola con Silvia oggi veramente non si può sentire, sembra un citofono. Sembra a tavola con Silvio. Dicevo, benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia, so io giuro, Ok, allora quest'oggi farò le melanzane alla parmigiana. Buone! Ovviamente farò la ricetta de nonna, perché insomma voglio dire, io di solito quando le faccio raramente, perché comunque secondo me è un piatto molto pesante, però quando le faccio, Gli dà giù. no, le faccio grigliate. E la ricetta originale ovviamente non sono grigliate, non sono così nella ricetta originale. Scusate anche il fatto che magari parlo e dico stupidaggini, ma credo di avere qualche linea di febbre. Comunque le farò fritte, panate e poi messe nel sugo come devono essere fatte: mozzarella, parmigiano, eccetera, eccetera. Allora, io qui ho dosi particolari perché sono le dosi della mia melanzana alla parmigiana, o meglio di quelle di nonna, che nonna proprio abbondava con tutti gli ingredienti, mozzarella, parmigiano, vabbè, di tutto e di più. E ho fatto anche già il sugo. Ho fatto un sugo abbastanza leggero, ho messo appena un filino d'olio perché insomma già c'è tutto il grasso della melanzana, non serviva farlo molto unto, diciamo, no? Molto grasso, con tanto basilico. Lì c'è solo un filo d'olio, sale, pomodoro e basilico, non c'è nient'altro. Pomodori particolari ho usato? Ho usato due tipi di pomodoro, una passata normale e una passata di datterino, perché Più dolce. è più dolce, esattamente. Allora, adesso andrò a sbattere 4 uova con una bella presa di sale, ok? E una tazzina di latte, perché rende diciamo la pastella, la panatura, rende la panatura molto 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 più soffice. Guardate che belli questi rossi, che sono veramente rossi nonostante il latte. Io adoro queste uova, uso quasi sempre queste, non so se ci avete fatto caso nelle mie ricette, no? Ecco qua, adesso l'abbiamo battute ben benino. Scusate se tiro su col naso, abbiate pazienza, ma proprio è attappato e non respiro, quindi quando parlo devo comunque respirare da qualche orifizio, le orecchie ancora non sono capaci. Qui abbiamo del parmigiano, abbiamo circa 150 grammi di parmigiano reggiano, potete mettere anche il grana, nessuno vi obbliga. Ho qui della farina di grano duro, la panatura viene più croccante e mantiene molto di più la cottura nell'olio di semi. L'olio di semi è già nella padella, è già sul fuoco. Queste già le ho tagliate precedentemente, belle Che spessine. melanzane usi? Quelle viola, quelle senza semi. Come vedete ce ne sono veramente pochissimi, cioè sporadici semini appena appena accennati. Va bene? Allora adesso io la passo prima. E mozzarella. E la mozzarella, certamente la mozzarella quella ci vuole. Dicevo, tolgo un attimo l'anello perché devo pasticciare con le mani. Non ho smalto, sempre questo. La passo nell'uovo e poi la andrò a friggere. Quindi adesso vi faccio vedere come faccio e poi immediatamente andrò a metterla a friggere nell'olio che è già caldo. Ci vediamo tra un po' in cottura. In friggitoria. In friggitoria, esattamente. A dopo. Eccoci. Le abbiamo girate e rigirate, come vedete sono ben cotte su ogni lato. E adesso 2 secondi e le scolo, le metto ovviamente in un piatto con della carta assorbente. Devo ancora farci la mano con sta pinza. Le pinzette nuove. Eh sì, ecco appunto. Ecco qua. E adesso metteremo le altre. Ci vediamo dopo quando le ho fatte tutte.
Che faticata, non è vero, ha fatto tutto mia figlia. Stella de mamma mi ha fritto tutte le melanzane perché io sono un po' così, Vabbè, come ma sono fritte sentite? bene. Sì, sì, Le poi mie lei le indicazioni mette... sono state eseguite. No, amore, no, assolutamente, meno male. Allora, lei poi le mette a scolare nella carta del pane, esattamente come si faceva una volta, no? Allora, detto questo, cominciamo ad assemblare le nostre melanzane alla parmigiana. Mettiamo un pochino di sugo sul fondo, un paio di cucchiai dovrebbero bastare. Vi ripeto gli ingredienti, così. Allora, abbiamo, che poi variano sempre secondo i vostri gusti, ci mancherebbe altro. Allora, abbiamo una bottiglia e mezza di pomodoro, una piccola di pomodoro datterino e un'altra di passata semplice, tante foglie di basilico, come vedete ce ne sono diverse e qualcuno borbotterà perché le troverà in mezzo alle melanzane parmigiane e dirà ah il basilico, vero amore? Ma che dico? Ah, il basilico, ok. Ah, il basilico. Dicevo, abbiamo qua 5 mozzarelle, che poi sono mozzarelle, non sono mozzarelle, ma sono diciamo bocconcini più o meno. Quelle del supermercato. Esatto, certo. Un'etta e mezzo di parmigiano reggiano, ma potete mettere anche il grana o un mix di formaggi che preferite. E 8 kg di... E 8 kg di melanzane, ne No. abbiamo fatte tante, no, ne abbiamo fatte tante perché queste poi dopo una parte andranno utilizzate per altre 2 ricette che non vi sto a svelare, ovviamente non vi svelo. Basta seguirci, basta mettere mi piace, basta condividere i nostri video. Mi piace, mi raccomando, è importante, il mi piace. Fondamentale. Fondamentale. Se non ci fosse solo il mi piace. ma anche nella mia pagina Facebook a tavola consiglia, e unitevi al nostro gruppo bellissimo di tante persone che mettono ricette proprie tutti i giorni, tutti a tavola con Silvia. Mi raccomando, seguite il nostro canale YouTube, va bene? Allora, detto ciò, Tanto da qui sapete tutto poi. detto ciò, adesso Continuiamo. Mettiamo Vai, è il primo strato. le melanzane, eccole qui, anche se si sovrappongono leggermente non fa niente, anche se vi scottate le dita come sto facendo io non fa niente. Continuate pure. Continuate. E il primo strato l'abbiamo fatto. Io ovviamente me ne devo pulire le mani perché mannaggia questa sensazione. Allora, mettiamo la mozzarella, ma in realtà ne metto una fettina perfetta in maniera che così Fetta perfetta. una fetta perfetta, so perfettamente quanta l'ho messa. Poi metto Ancora un po' di pomodoro bello denso, deve essere denso perché se no la mozzarella poi come dicono a Napoli caccia ulat e quindi automaticamente diventa una poltiglia, invece così rimane bella tosta la melanzana parmigiana, va bene? Allora, scusate, piccolo errore, piccola dimenticanza, il parmigiano, se no che melanzana parmigiana è? Ma già, e lo so. Questo lo possiamo definire un piatto light. Ma sì, sicuramente, Vero? è lightissimo proprio. Il mio amico Gerardo direbbe che è leggero, perché comunque... Certo, come no, è leggero perché pesa poco. Sì. Ecco, togliamo uno strato di carta. Continuiamo con le melanzane. La più piccina, eccola qua. Adesso continuiamo a mettere, voglio mettere questa volta prima il sugo, sì, perché posso anche decidere ovviamente come fare. Mettiamo
la mozzarella, una perfetta come prima. La mozzarella è tagliata splendidamente. Certo, perché l'ha tagliata lui, eh? Certo. Quindi è per questo motivo che è tagliata splendidamente. Guarda Voilà. che fette. Perfette, amore, sì. Ormai c'ho sempre il mio pezzettino di carne. Allora, Serve. quella è di più perché No, serve. ne avevo fatte di No, serve. Mannaggia, come i bimbi piccoli. discriminazione Sì, di che? tatale. Tatale. Mettiamo un altro strato di melanzane. Questo è il razzismo culinario, vedere questi piatti e non poterli assaggiare. No, non li assaggi tu, vero? No, No, ora- vero, tu li divori proprio, Ma diverso. no, io intendevo adesso, Ah, comunque per far ecco. capire ai nostri amici che se il piatto sta andando bene Ma tu oppure non ti no. preoccupare, che i nostri amici sanno come va il piatto, tranquillo. E questo è l'ultimo strato, eccolo qua, di melanzane. Non lo faccio più alto perché poi ho paura che potrebbe fuoriuscire e non mi va, insomma, ecco, è una cosa che non gradisco. Allora, adesso rimettiamo il sugo, sopra ne mettiamo un pochino di più. Quindi se abbiamo usato un paio di cucchiai nel centro, sopra possiamo fare tranquillamente 3 abbondanti, che devo coprire comunque tutte le melanzane. Quanti strati abbiamo fatto? Abbiamo fatto 3 strati se non erro. Sì, è venuta bella altina. E voilà. Metto la mozzarella. In ordine. Mamma mia, sembra monk. Ecco qua. E adesso metto un'abbondante spolverata di parmigiano. Ok. Voilà. In forno, pulisco la teglia un attimo perché l'uovo si brucia magari da cattivo odore. In forno a 190-200 gradi per circa 35-40 minuti. Va bene? Ci vediamo più tardi. Eccole, sono pronte le nostre melanzane alla Perfette. parmigiana, belle cotte, belle compatte, ci piacciono tantissimo. Va bene? Allora, ci vediamo alla prossima ricetta e mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, alla nostra pagina, a tutto. Va bene? Ciao a tutti! Ciao!